Al telefono con noi lo voglio ringraziare, c'è il telecronista inglese per la Serie A e che sarà al San Paolo sabato sera per la gara tra il Napoli e la Lazio. Patrick Kendrick, come stai Patrick? Ben trovato. Grazie Diego, sì, tutto a posto, diciamo si va avanti, ci siamo quasi, no? Il traguardo è ormai in vista dopo questo luglio un po' pazzo. Sì, è stata una corsa ovviamente di partite, si è giocato ogni 3 giorni. Da un punto di vista professionale, insomma, hai dovuto ricaricare spesso le corde vocali, ecco, per il racconto della partita. E adesso però, insomma, chiuderà in bellezza perché si affronteranno sabato sera al San Paolo due squadre che, per carità, insomma, magari non hanno più da chiedere granché a questa stagione, però ci sono delle motivazioni speciali per entrambi. Il Napoli in previsione Barcellona e la Lazio perché chiaramente vorrà favorire Ciro Immobile per la conquista di questo record di gol, no? Assolutamente sì, credo che la gara contro la Lazio possa servire come allenamento per il Napoli, no? In vista della gara contro il Barcellona. Per quanto riguarda la Lazio, io ho commentato le ultime due dei biancocelesti e devo dire che hanno un po' esagerato ieri sera per quanto riguarda questo fatto di voler dare la palla a tutti i costi a Immobile. Diventa un po' ridicolo per certi versi perché c'erano dei giocatori veramente nelle posizioni diciamo più propizie che potevano fare dei gol, invece c'era proprio questa fissa di dover dare la palla ad Immobile. Secondo me magari il Napoli potrebbe anche sfruttare diciamo questo fatto qua. Per quanto riguarda la Lazio, sta giocando bene, c'è anche il secondo posto, non scordiamo, ovviamente la Lazio avrebbe preferito vincere lo scudetto, però dal momento in cui l'Atalanta sfida l'Inter nell'altra gara, la Lazio sa che con una vittoria a San Paolo comunque è sicura del terzo posto, addirittura il secondo posto in caso di pareggio tra l'Atalanta e l'Inter. Quanto potrà essere utile questa gara per il Napoli in previsione del Barcellona, soprattutto da un punto di vista mentale, Patrick? Perché è chiaro, insomma, che il Napoli visto nelle ultime giornate di campionato talvolta ha concesso poco subendo troppi gol e ha creato tantissimo, in realtà poi concretizzando poco, segnando molto poco. Quindi mancano questi 90 minuti alla gara con il Barcellona, quindi cosa ti aspetti da parte del Napoli da questo punto di vista? Io mi aspetto che Gattuso schieri l'11 migliore, che in questo momento io non sono neanche sicuro se Gattuso lo sa veramente, cioè chi dovrebbe giocare sinceramente, al netto delle condizioni di Manolas, e voi sicuramente ne sapete qualcosa in più per quanto riguarda il difensore greco. Secondo me il modulo si sa, il 4-3-3, poi chi dovrebbe giocare tra Demme e Lobotka, poi nel tridente immagino che ci debba essere Mertens con Insigne, ma poi chi? Callejon, forse Politano, non lo so, non mi ha convinto più di tanto. Fabian Ruiz è un signor giocatore, però bisogna capire un po' l'equilibrio della squadra. Quello che ho visto dalla Lazio in queste ultime due gare è che loro hanno fatto molto bene quest'anno in campionato proprio perché Simone Inzaghi conosceva a memoria l'11 migliore e ha potuto schierare quella squadra. Ovviamente poi dopo il lockdown, dopo la pandemia, la Lazio ha avuto difficoltà con il turnover. Il Napoli in questo momento secondo me deve giocare con l'11 migliore da poter come posso dire, consolidare i meccanismi del gioco in vista della gara con il Barcellona, dove tutta la stagione effettivamente si gioca lì. Oddio, tutta la stagione no, perché ha vinto la Coppa Italia. No, però puoi renderla chiaramente importante, ecco, più importante questa stagione perché Patrick, poi tu viaggi tantissimo, racconti le gare anche europee, quindi conoscendo molto bene anche il Barcellona, ti chiedo quanto e come il Napoli potrà approfittare di un'annata sicuramente particolare, ecco, definiamola così, per la squadra blaugrana. Diciamo che il Barcellona negli ultimi anni è diventato più battibile, ovviamente c'è un fattore sul quale non si può fare niente, se messi in giornata o in serata piuttosto diventa veramente difficile. Allora, un Camp Nou senza pubblico ovviamente è tutta un'altra cosa, e quindi diciamo che questo record del Barcellona credo che sia imbattuto in casa dal lontano 2013 nelle competizioni europee.
Perciò Napoli secondo me potrebbe puntare su un pareggio con più gol e secondo me si deve cercare di giocare a viso aperto. Il Barcellona comunque qualcosa concede e quindi devi cercare veramente di sorprendere il Barcellona. Da quel punto di vista secondo me, con tutte le vicende societarie che ci sono attorno, che anche il Napoli ne ha vissuti di tutti i colori quest'anno, quindi magari qualcosa ne Sì, è sa, vero. deve cercare di andare là secondo me, colpire subito, segnare il primo gol proprio come ha fatto all'andata. È ovvio che l'approccio cambia un po' dal momento in cui segna Mertens al San Paolo. Secondo me c'è stato un minimo di atteggiamento, ok, cerchiamo di mantenere questo vantaggio. Invece lì il Napoli può andare tranquillamente, cercare di affondare col secondo, terzo gol eventualmente, pur sapendo che prendendone 3 comunque passa per i gol in trasferta. Quindi secondo me non deve cercare di giocare chiuso in contropiede, deve giocare come fa e come fa bene sotto la guida di Gattuso, con questo 4-3-3 rispolverato che sta funzionando alla grande, e ci vuole un Insigne in stato di grazia, ci vuole l'apporto di tutti quanti, da Koulibaly al portiere. Vediamo chi sarà tra i pali, tra l'altro. L'ultima te lo voglio fare su un calciatore in uscita dal Napoli, Arek Milik. La tua idea, il tuo bilancio, insomma, della sua esperienza con la maglia del Napoli, e se credi, Patrick, che possa davvero finire la Juventus. Allora, io spero sinceramente che non vada alla Juve. Dal punto di vista del Napoli, cioè io non vedo questa esigenza, a meno che non sia il giocatore veramente a insistere, io vado alla Juve oppure rimango qua scontento un altro anno e poi parto in parametro zero. Non vedo perché il Napoli debba rafforzare un diretto avversario. L'abbiamo già visto in passato, Juve ha un po' questo modello Bayern Monaco, no? Con i vari Pjanic, Szczesny, lo stesso Higuain, non scordiamocelo. E quindi Milik, per quanto mi riguarda, è stato un buon acquisto, è un 94 se non sbaglio, quindi ancora tutta la parte migliore della carriera davanti. Ha avuto quegli infortuni che sicuramente ha condizionato parecchio il rendimento, ma comunque stiamo parlando di un giocatore che segna un gol ogni 2 partite, ha un'ottima media in Italia. È vero che negli ultimi anni ci sono questi mostri, diciamo, che riescono a segnare più di 30 gol, quest'anno ovviamente è particolare, però se io fossi il presidente del Napoli cercherei di vendere Milik all'estero. Secondo me un corteggiatore, un acquirente in Premier League lo trovi sempre. Io voglio ringraziare per essere stato con noi Patrick Kendrick, telecronista inglese per la Serie A. Appuntamento con te ovviamente al San Paolo sabato sera. Grazie Patrick. Ciao Diego, buona serata. Grazie a te e un abbraccione.